Strani Mondi 2025, ci sono stato, me la sono abbastanza goduta, sono tornato. Ma adesso parliamone un po' alla volta, in questo video che è un po' una tradizione. Ogni anno quando vado a Strani Mondi, poi torno, vi mostro i libri che mi sono accaparrato e facciamo due chiacchiere intorno a questo evento che per quanto riguarda la narrativa fantastica in Italia, è uno veramente dei più importanti, è sempre, diciamo, da tanti anni è il più importante, ma ora si sta iniziando a muovere anche un po' qualche altro evento in altre zone d'Italia. Questo si tiene a Milano, in via Sant'Uguzzone 8, come sempre, nella Casa dei Giochi, che ospita tanti editori, quest'anno 40, che hanno visto sfilare davanti ai propri banchi in 2 giorni 3.000 persone. Quando sono arrivato io, sabato mattina, probabilmente ce n'erano 200.000. Davvero si vedevano persone a perdita d'occhio, fino naturalmente però solo al fondo della grande sala. Poi ce ne sono altre più piccole dove probabilmente si riesce a respirare un po' di più, ma in quella grande vi posso assicurare che c'era un intruppamento da New Delhi, Calcutta, Napoli a Capodanno. Era un po' quella l'atmosfera, tantissima gente, tantissimi libri, tantissimo entusiasmo. Io credo che, e mi auguro che gli editori abbiano venduto più degli anni precedenti, record, quindi record di presenze, record spero di vendite, record di entusiasmo. La cosa bella di Strani Mondi, come altri hanno più volte dichiarato, è quella di incontrare di nuovo persone che si conoscono, gli editori, gli scrittori, gli amici, gli appassionati, e io prima di tutto naturalmente ringrazio quanti di voi in mezzo a quel bailam sono riusciti a individuarmi e hanno avuto voglia di venire a salutarmi. Io mi aggiravo abbastanza ramingo e solitario col mio cane Freccia al guinzaglio a tracolla, perché era un guinzaglio da lavoro, e insomma, devo dire, Freccia è stata disciplinata, bravissima, dolcissima, tutti hanno cercato di accarezzarla, è riuscita a evitare di farsi accarezzare pressoché da chiunque, perché lei è fatta così, timidissima. Naturalmente, appunto, come vi dicevo, il bello è incontrare voi, incontrare gli amici, gli scrittori, incontrare e chiacchierare per tipo mezza frazione di secondo, perché veramente il caos quest'anno era degno di un rave party, sì, direi soprattutto di un rave party poi della letteratura, del fantastico, quindi ragazzi è una bellissima notizia e io sono molto contento per l'organizzazione, come sempre devo dire, impeccabile, non ho niente da ridire, gentilissimi, quelli di, insomma, lo strano staff sempre molto accorto, professionale, preciso, niente, assolutamente niente da dire, se non che io però, e qui si apre la mia parentesi totalmente soggettiva, ma la richiudo subito, perché ho dedicato a queste mie impressioni un video riservato agli abbonati, mi scuserete, ma insomma, tra di noi, tra pochi, mi permetto di sbottonarmi a volte un pochino di più. Allora, io ho penato, questa è la verità, mi dispiace, è un'esperienza totalmente soggettiva, non ha niente a che vedere con la riuscita di un evento che è stato impeccabile. Ma io sono abituato o meglio, io non sono affatto abituato ai rave party e alla ressa e alla folla. Io sono come il mio cane, e il mio cane è come me. Siamo dolci, carini, eccetera, però le persone, meglio poche alla volta. E così, insomma, è stato un po' faticoso per me e devo dire che, non lo so, magari anche altri hanno avuto questa esperienza. Non sono praticamente riuscito a farmi un quadro della situazione dal punto di vista delle nuove uscite, dei libri che meritavano più attenzione, delle cose veramente che magari spuntavano, no? che squillavano quanto a potenziale mio interesse in termini di Broken Stories. L'idea di monitorare che cosa fosse veramente nuovo e interessante da portare qui mi ha sfiorato per tipo 15 secondi, dopodiché sono stato sommerso appunto da questa marea umana e non sono riuscito proprio a fermarmi a chiacchierare abbastanza con gli editori, ad avere con gli scrittori, sì, però come vi dicevo per poco tempo. Insomma, è stato proprio difficile farsi un quadro veramente dei libri usciti, per me, non per tutti, e quindi è stata più che altro una lunga giornata di 4 chiacchiere con l'uno, una chiacchiera con l'altro, mezza con uno ancora, 2 chiacchiere con te,
e 2,5 chiacchiere con l'altro o l'altra. E poi saluti con voi. I libri, gli editori li ho intravisti in mezzo alla folla. Quindi, insomma, la mia grande speranza è che gli organizzatori possano in futuro, ma questo dipende da loro, questa non vuole essere una critica a un evento che anzi sono contento che abbia tutto questo successo, ma spero che possa avere successo in un ambiente ancora più grande dove tutti ci si possa muovere con maggiore agio, soprattutto i misantropi solitari come me. Allora, detto questo, alcuni libri me li sono portati a casa, ma non perché sia andato in cerca dei nuovi titoli in particolare per stanarli, per capire. No, non ho fatto neanche video di approfondimento, figuriamoci muoversi con una videocamera lì in mezzo, era per me veramente, non lo so, complicato. E quindi i libri che ho sono il frutto di rapidissime conversazioni con un'autrice o l'altra, un autore o l'altro, con un editore che magari già conoscevo e che mi aveva messo da parte un titolo che già gli avevo chiesto. Insomma, non ho molto da mostrarvi. Questa è la magra e grama verità. Però quello che ho ve lo voglio sfoggiare con gioia e con piacere, perché anche in alcuni casi si è trattato di graditissimi omaggi. Allora, prima di tutto vi mostro il volume che ho voluto acquistare, anche perché mi è stato scontato tanto sconto fiera. Era un libro che io stavo già adocchiando da tanto tempo online, e si tratta di un fumetto, e adesso ve lo mostro, è qua dietro. E sto parlando di L'esiliato, ecco qua, di Eric Kriek, che è un fumettista olandese. Eric Kriek, L'esiliato, fumetto olandese ambientato in Islanda, di ambientazione squisitamente vichinga. L'editore è Eris ed è veramente un romanzo grafico di altissimo livello che io ho già letto e di cui poi vi farò una recensione specifica. Vi voglio solo far vedere che tipo di grafica, di stile grafico sfoggia. 2 colori, a volte le tavole sono anche rosse, in bianco e nero più blu o bianco e nero più rosso. La storia, bellissima, bellissima. Una lettura adulta, matura, vichinghi, roba dura, roba tosta. Sapete quanto a me piacciono idealmente i vichinghi, no? Le storie di vichinghi. E quest'opera che ho già letto e che recensirò ha già pienamente soddisfatto le mie aspettative. Se volete curiosare, comprarle, eccetera, io comunque qua sotto vi metto i link di tutto quello che vi mostro. Naturalmente vi ricordo che poi c'è lo shop di Broken Stories. Trovate tutti i link qua sotto per comprare ottime letture e sostenere anche questo canale. Allora, vi voglio mostrare poi questo che ho portato a casa perché l'autrice quasi pudicamente mi ha chiesto se volessi, insomma, ricevere una sua pubblicazione, fermo restando che non mi ha posto nessun vincolo di recensione obbligatoria, ci mancherebbe altro. Io posso solo ringraziarla perché Laura Marinelli è stata gentilissima e mi ha offerto questa sua novella o romanzo breve. Guardate, ve lo voglio mostrare perché è una pubblicazione veramente preziosa dal punto di vista estetico editoriale. Allora, si intitola appunto Eppur si muove, e in una collana I notturni, sono narrativa di media lunghezza, forse per ragazzi e anche per ragazzi più cresciuti come noi. Una storia horror ambientata in Campania, a Napoli, in una villa abbastanza spettrale, se ho capito bene. Insomma, una storia che poi approfondiremo probabilmente, cioè senza probabilmente, lo leggerò e in caso ve lo recensisco, se mi piace. La pubblicazione ha un aspetto meraviglioso perché si apre proprio come un cofanetto ed è illustrata da questa Giulia Ferla, devo dire, bravissima, guardate che roba. Quindi si apre così, ecco qua, e il libro viene fuori quasi come un oggetto regalo dall'interno, ecco qua, dove all'interno troviamo e il libricino, questo qui, e un block notice, pagine bianche su cui prendere nota. Di che cosa? Non so, dei vostri incubi. Il libricino è illustrato
e devo dire che le illustrazioni sono di un livello altissimo. Sono contento per Laura Marinelli, che è una persona gentilissima e una scrittrice, insomma, che sta continuando a pubblicare regolarmente le sue storie. Sono contento che abbia trovato a casa in una, insomma, casa editrice che mi sembra dare molto pregio alla sua scrittura con un'illustratrice di questo livello. Eppur si muove, vi saprò dire. Complimenti a Laura Marinelli. Un'altra persona che mi ha avvicinato per regalarmi la sua opera è una brokenauta, come Laura, che, vabbè, non rivelo il suo pseudonimo, è una di noi, ma non rivelo il suo pseudonimo su Facebook e forse anche su YouTube, ma la sua vera identità è questa. Franca Oliva ha pubblicato a settembre nei Gialli Mondadori, il Giallo Mondadori numero 3255, questo romanzo che voi direte sì, un giallo che c'entra. Intanto io la straringrazio di nuovo, perché ogni anno ci incontriamo, è simpaticissima, è insomma una donna di grande ironia, che ha pubblicato questo giallo che è geniale, perché è ambientato ai tempi della guerra di Troia e la vittima è Ulisse, quindi è un'ucronia in realtà. Questo è un romanzo fantastico che lei è riuscita a pubblicare in una collana di gialli, capite? La furbata, è proprio furba, geniale. E Franca Oliva è è anche una grande professionista, perché ha lavorato come pubblico ministero a casi, io leggo qua, no? nella sua piccola biografia, a casi insomma clamorosi della cronaca italiana. Quindi io mi ritrovo questa signora, questa donna spiritosa, arguta, simpaticissima, che segue Broken Stories, che scopro essere una scrittrice di livello e insomma una professionista impressionante. È sempre bello, la saluto. Ora poi, che cosa mi sono accattato, o per meglio procurato, perché questi sono ancora tutti, insomma, per lo più omaggi, diciamo la verità. Allora, mi mancava l'ultimo della trilogia del Cuore di Ossidiana, si chiamava così, di Michael Fletcher, Il Sentiero di Ossidiana, ignorante capra che non sono altro. E quindi con gli omaggi dell'editore, che ringrazio ancora una volta, ho ricevuto questo bel massiccio mattoncino, La fine del dolore, terzo volume della trilogia del Sentiero di Ossidiana. Avevo letto il primo, mi era piaciuto tantissimo. La maggior parte di voi ha già finito, ha già letto tutto, il secondo, il terzo, il primo, e magari anche più di una volta. Sapete che era scoppiata la Fletcher mania, questa trilogia è piaciuta tantissimo. E forse è divisiva, perché c'è chi l'ama la follia e chi ho constatato che invece è lì che non capisce perché abbia tanto successo. Io sì, perché il primo volume l'ho slurpato, proprio l'ho divorato, devo dire, apprezzato tantissimo. Un editore che ringrazio e saluto, qui dalle antenne, diciamo così, di Broken Stories, e di editore, che insomma, con la collana Intermundia sta ormai pubblicando libri di genere fantastico, sempre con un taglio anche un po' politicizzato, anche un po' impegnato, se volete, anche un po' sociale, anche un po' intelligente, mettiamola così. E per niente però appesantito, no? dall'impegno sociale. Si tratta di romanzi che finora hanno visto la pubblicazione di un romanzo di supereroi, un romanzo fantasy che deve ancora uscire, e ancora anche questo che, se non sbaglio, deve ancora uscire, che invece è di fantascienza. Quindi si stanno attraversando un po' tutti i territori di ciò che ci piace. Questo romanzo è quello di fantascienza, Earthbound, eccolo qui, di Sandro Battisti. È stato presentato e venduto lì a Strani Anche questa è una novella breve, copertina fantastica, devo dire. Sandro Battisti è uno scrittore molto noto nell'ambito della fantascienza italiana, uno dei fondatori del cosiddetto movimento connettivista. Si sono inventati una specie di impero galattico e temporale, molto complesso, molto cervellotico. Io avevo letto qualcosa in passato, capendo fino a un certo punto. Mi auguro che Sandro Battisti abbia goduto qui di una serrata e impietosa operazione di editing, non perché lui non sappia scrivere, ma perché la sua, diciamo, geniale inventiva venga anche un po' addomesticata
affinché noi riusciamo in qualche modo a salirvi in sella, perché altrimenti senza essere disarcionati. Sono molto curioso e ringrazio di Editore per questo dono, come anche per il dono di questo anarco-occultismo con un bellissimo ma terribile a modo suo Baphomet in copertina che stringe in mano falce e martello e la di anarchia in grembo. È lì che insomma sfoggiata senza vergogna. Si tratta di una dissertazione sulle cospirazioni dei re e sulle cospirazioni dei popoli di Erika Lagalisse o Lagalisse, immagino. È una specie è un saggio sull'occultismo, sulla storia dei movimenti esoterici ricollegati alla, poi a un'idea di mondo sempre un po' diverso da quello in cui questi movimenti operavano. L'idea è che i vari movimenti esoterici del passato fossero poi espressione di una specie di voglia di cambiare il mondo in chiave anche un po' libertaria. Vedremo, cercherò di capire. Di fatto mi sta molto incuriosendo. Questa è una pubblicazione, secondo me, veramente, allarmante e dinamitarda, e quindi mi incuriosisce molto. Naturalmente, tutti i fasci di merda che volessero qui criticarmi per questo, perché brutto, sei comunista, zecca, rossa, eccetera, io i vostri commenti neanche più li leggo, ma proprio vi cancello, visto che comunque voi siete anche appassionati di censura, di oppressione, io vi opprimo e vi censuro. Allora, per farmi un favore, naturalmente. Allora, poi ho avuto finalmente l'occasione di mettere le mani su questo Dove finisco, che è la penultima uscita della collana Caronte. C'era anche l'ultima, ma ancora non ce l'ho. Leggerò anche Dove finisco, ve ne renderò conto. Infine era uscito, proprio credo in questi, per Strani Mondi, un romanzo, l'unico romanzo pubblicato in vita da un autore famosissimo inglese che si chiama Robert Aickman, quello delle Strange Stories. Io non è che sia molto esperto di Aickman, ve lo devo dire. Però la collana Novecento Fantastico è molto bella, di edizioni Hypnos, ed esce questo che sembra un romanzo pop, un po' così, no? Sì, la copertina non è particolarmente oscura, anzi è molto pop e divertente. È comunque un romanzo a sfondo, diciamo, un romanzo del 64, a sfondo femminista, protagonista però perfino lesbica. Robert Aickman si era lanciato in qualcosa di completamente diverso, ma non troppo, perché poi anche qui ci sono degli elementi fantastici, perturbanti, inquietanti, misteriosi, che il lettore dovrà un po' interpretare. Un ballo che si tiene in un castello, elementi gotici, tutta roba che insomma uno strano potpourri, bisogna dire la verità. Ringrazio Edizioni Hypnos che hanno deciso di sottoporre una copia qui a Broken Stories e quindi di riflesso a tutti voi. Ecco, questo è quanto finora. Naturalmente concludo dicendo che io cancello e opprimo e censuro i commenti di chi proprio si rivolge qui al sottoscritto con epiteti e comunque scrive delle cattiverie, ma non vuol dire che cancello tutti i commenti di chi non è d'accordo con me, ok? No, semplicemente che se qualcuno arriva qui e mi dà della zecca rossa e si mette a inveire contro i massimi sistemi ed è chiaramente illiberale, ecco che allora io, senza nessun problema, divento intollerante quanto gli intolleranti. E ci godo anche, quindi scrivetemi pure che ogni volta che cancello quel tipo di commenti io ho un fremito di piacere. Grazie mille. Chiusa la parentesi. Questi sono un po' i testi, i libri, pochi come vedete, perché di solito ne ho anche di più, però davvero è stato complicato avvicinarsi ai banchi, soprattutto per me che avevo il cagnolino e soprattutto per me che sono poco avvezzo alla ressa. Voi dovete sapere, se mi conosceste meglio, dovreste sapere che io tipo a 15 anni feci un solenne voto, per esempio, no? Per capire anche un po' che tipo di persona sono. A 15 anni feci un solenne voto di non entrare mai più in una discoteca. A 15 anni. Perché? Perché per me quei posti lì, quella massa di gente che ascolta musica di merda è l'inferno. Ciò detto, se c'è da partecipare a un bel concerto ci vado, infatti per esempio
Sabato ci sarà il concerto dei Testament e degli Obituary, insieme ai The Extraction e a un gruppo che non ricordo, a Milano, Trezzo sull'Adda, e lì sì, lì cercherò di esserci, insomma, i biglietti li ho presi, insieme al buon Alberto, noi, se tutto va bene, ci saremo. Quelle sono occasioni diverse, però comunque in generale io la folla, quale che sia, anche lì come altrove un po' la patisco, essendo insomma abbastanza introverso, ma fate voi, non lo so. Chiudo il discorso personale qui che sta diventando quello troppo di un vlog e non era questa l'intenzione. Come vi dicevo, ho approfondito un po' la questione nel video riservato agli abbonati che ho pubblicato ieri. Se volete anche voi abbonarvi per sentire altre mie lucubrazioni ulteriori rispetto a quelle che faccio in chiaro sul canale, voi sappiate che c'è la possibilità. Qui sotto c'è un tasto, si può fare. Vedete se vi piace, se vi sconfinfera. Di sicuro noi, insomma, nella piccola cricca ci divertiamo. Un saluto a tutti da Flavio Troisi di Broken Stories. Ci vediamo prestissimo con nuove recensioni, nuove riflessioni, nuove elucubrazioni. Ciao a tutti.